Questa sensazione straordinaria di guidare una monoposto, non sono mai riuscito a trovarla in una macchina stradale, che fosse sportiva, che fosse una macchina di tutti i giorni. E quindi ho sempre pensato di poter arrivare un giorno a continuare a provare le stesse emozioni che provo in pista con il monoposto, ma con una vettura targata e magari, perché no, costruita da me, su misura, a mia somiglianza. Yuri, iniziamo con una cosa che un po' tutti si chiedono. Da dove nasce il know-how per sviluppare un progetto così ambizioso? Il know-how nasce sicuramente da un lavoro di famiglia. La mia famiglia da 2 generazioni progetta e produce veicoli per trasporto persone e tutto quello che ne concerne la realizzazione appunto di questi veicoli. Io sono entrato in azienda sin da molto piccolo, forse a 5-6 anni. La mattina andavo a scuola e il pomeriggio di corsa scappavo da papà, col nonno o con un dipendente, con un collaboratore, e mi piaceva vivere all'officina. Ho sempre vissuto l'officina dove mio padre costruiva comunque veicoli. E nel corso degli anni mi sono sempre appassionato di più, sia all'ambiente di lavoro di mio padre, ma sia anche al motorsport, quindi alle corse, quindi ho iniziato con i kart, poi sono passato nel monoposto. È una passione che ce l'ho dentro da sempre. E poi quando più grande, finite le scuole, ho iniziato a entrare più incisivamente in azienda, quindi con la progettazione, stando vicino anche ai dipendenti per capire il lavoro, come viene fatto, come viene svolto, come poterlo migliorare. E questo mi ha permesso negli anni di acquisire un bagaglio di esperienza non indifferente. Tutti mi dicono che io ho una dote è quella di osservare molto e di capire con gli occhi magari dei dettagli che sono fondamentali per arrivare a un livello del genere. Ok, ci hai parlato di autobus, ma se non sbaglio, la famiglia Pamuffetti non segue anche altri progetti? Sì, in effetti mio padre è stato ed è tutt'oggi un vulcano, pieno di idee, non è mai in pausa, e nel corso degli anni sinceramente abbiamo diversificato il lavoro. Oltre alla costruzione dei veicoli c'è stata una fase che tutt'oggi ancora è in piedi, la progettazione e la realizzazione di un velivolo ultraleggero ad alte prestazioni, un velivolo acrobatico che è stato costruito in qualche decina di esemplari, completamente personalizzabile anche lui. Abbiamo sempre cercato di fare un prodotto di nicchia, un prodotto che sia tagliato su misura per il cliente e non di realizzare un prodotto standard per la massa. Questa è sempre un po' la vocazione probabilmente di mio padre, che poi ha trasmesso a me. Dunque i concetti di aerodinamica appresi nello studio dei velivoli ultraleggeri sono stati d'aiuto nella progettazione della PJ01? Direi proprio di sì. Il concetto di aerodinamica applicato a un velivolo o applicato a una vettura stradale o una vettura da corsa è sicuramente lo stesso. Quindi per lo stesso principio l'aereo vola e per lo stesso principio una macchina sta schiacciata sull'asfalto. Yuri, da appassionato ti volevo chiedere, quando è che hai deciso di trasformare il tuo sogno in una realtà? Il sogno è iniziato tanti anni fa, viene da lontano. È un progetto sicuramente molto ambizioso, un progetto che è partito nel lontano 2005, quando ho iniziato a cercare di creare un qualcosa di mio, qualcosa di completamente personale,
un qualcosa che fosse al di fuori di tutte le vetture che provavo per la strada. Ho sempre avuto la passione per la monoposto, ancora oggi ho delle monoposto con le quali giro in pista con i miei amici, però questa sensazione straordinaria di guidare una monoposto non sono mai riuscito a trovarla in una macchina stradale, che fosse sportiva, che fosse una macchina di tutti i giorni. E quindi ho sempre pensato di poter arrivare un giorno a continuare a provare le stesse emozioni che provo in pista con il monoposto, ma con una vettura targata e magari, perché no, costruita da me, su misura, a mia somiglianza. E quindi è nato questo progetto, la PJ01. Abbiamo provato, come dicevo, nel 2005 a realizzare un qualcosa del genere, poi il progetto è entrato e uscito dal cassetto varie volte, fino a che nel 2018 finalmente il progetto è partito. È partito anche con la spinta di vari collaboratori, uno tra i quali Carbon Dream, che oggi è leader nel settore del carbonio, ha come clienti più blasonati marchi di automotive e di Formula 1 del mondo. Fondamentale è stata anche la collaborazione con Franco Sighinolfi. Franco mi piace definirlo un'enciclopedia vivente. Lui è costruttore di automobili da corsa, ha costruito vari sport prototipi che hanno corso e vinto in vari campionati. E quando lui costruiva queste macchine da corsa, appunto, aveva la licenza di costruttore e ce l'aveva solo lui e Ferrari in Italia. Solo loro avevano effettivamente la licenza per costruire automobili da corsa. Sicuramente con queste collaborazioni il progetto è decollato nel 2018 e da lì non abbiamo più avuto dubbi, e fino ad oggi, come potete vedere, il progetto è finito, è qui dietro di me. Ok, e invece una volta iniziata, dov'è che hai trovato maggiori difficoltà? Sicuramente le difficoltà maggiori in questo progetto sono state proprio quelle di convincere i miei interlocutori che stavo facendo veramente un qualcosa di speciale, e anche non solo i collaboratori, ma anche chi reputavo fosse la persona adatta a condividere con tanto entusiasmo il progetto che stavo realizzando. Questa è stata la cosa più difficile, tant'è che la macchina è stata costruita in un garage chiuso come fosse una cassaforte. Anche la maniglia aveva la combinazione per entrare, e quindi mi sono chiuso nel mio ambiente e lì ho sviluppato tutti i concetti partendo dal posto guida della vettura, che è stata la cosa per me fondamentale, è stata la cosa forse più lunga, la fase di progettazione più lunga, quella del posto guida, dove poi da lì ci si è sviluppato tutto il discorso del telaio e anche dell'aerodinamica. Ed ora quali sono i piani della Pamuffetti per il futuro? Ad oggi la PJ01 è stata ultimata, a breve ci sarà la presentazione, siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto, con grandi sacrifici, ma ovviamente non ci fermiamo qua. Abbiamo in serbo nuovi modelli e perché no delle migliorie proprio da fare sulla stessa PJ01.